Non potevamo terminare l'anno non facendoti non conoscere il miglior mini flash del 2025. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi avete già capito che vi parlo di un nuovo mini flash, mancava, quest'anno ve ne ho fatti conoscere parecchi, ma a mani basse lui è il migliore. Allora, IT32, il primo flash modulare magnetico, quindi molto interessante perché è più versatile e soprattutto potrai utilizzarlo anche su altri sistemi senza acquistare un nuovo flash, basta acquistare un modulo separatamente, ma dopo ovviamente vi do più informazioni. È un flash molto più interessante rispetto al modello che vi ho fatto conoscere qualche mese fa, sto parlando di questo IT30 che rimaneva il mio preferito, ma adesso ovviamente dal momento che è uscito questo nuovo IT32 decisamente è il mio preferito, per il semplice motivo, non solamente perché è anche più potente rispetto a questo IT30, perché qui abbiamo un numero guida 15, qui 18, quindi un pizzico di potenza in più la troviamo, ma soprattutto lo preferisco perché è leggermente più alto e soprattutto, cosa che io adoro, abbiamo la possibilità di ruotare la testa e anche inclinarla, così posso tranquillamente utilizzare la luce di rimbalzo. Abbiamo praticamente tutte le funzioni che troviamo qui, quindi ripetiamo, abbiamo la funzione manuale, abbiamo la funzione TTL, puoi scattare in modalità multi e puoi utilizzare anche eventualmente l'High Speed Sync fino a un tempo massimo di sincronizzazione di un 8 millesimo, ma eventualmente se tu sei il possessore di una Sony A9 III potrei usare tranquillamente anche questo piccolo IT32. Il primo flash ad essere modulare, potrai utilizzare questo IT32 off camera senza acquistare un trigger di Godos dedicato, quindi molto interessante per chi utilizza occasionalmente proprio un flash off camera. Quindi seguimi con attenzione perché però ci sono cose molto importanti che vi devo dire se vuoi utilizzare correttamente questo flash, soprattutto off camera. Vediamo anche giustamente velocemente il contenuto della confezione, anzi sono due confezioni perché dovrei acquistare almeno per il momento, se non esce una combo, l'X5, il modulo che è decisamente molto importante per far funzionare il flash nella tua fotocamera sia anche quando lo vai a utilizzare off camera, perché praticamente questo modulo funge anche da trigger, ma adesso andiamo a vedere tutto più da vicino. Allora, quando acquisti l'IT32 in questo caso non devi prestare attenzione al sistema che utilizzi, a patto che sei utente Sony, Nikon, Canon, Fuji o M, perché come ti dicevo devi acquistare poi questo modulino adatto proprio al tuo sistema. La cosa interessante è che acquistando un solo IT32, supponiamo che possiedi anche una fotocamera Sony e una fotocamera Canon, basta acquistare un modulo in più e potrai usare questo piccolo flash anche su altre fotocamere. Quindi il modulino, ripeto, per il momento si acquista separatamente. In confezione troverai questo piccolo flash, come vedi è decisamente compatto, pesa poco meno di 200 grammi, 190 se ricordo bene, con il modulino. Poi troverai questo cappuccio per ammorbidire un po' la luce, tra l'altro qui abbiamo anche questo diffusore che troviamo sui classici Speedlight e anche il cartoncino per utilizzare la luce di rimbalzo. Cosa molto importante che trovi in dotazione sono questi due filtri correttivi, un full CTO e mezzo CTO, che servono per andare a correggere la temperatura a colore e si vanno a collegare in maniera veloce perché hanno due magneti. Troverai anche il cavetto per ricaricare la batteria, una batteria integrata che ha una capacità di 900 mAh, quindi potrai, come dice Godos, ottenere, se lo vai proprio a utilizzare alla massima potenza, 510 lampi. Eventualmente, in caso di emergenza, potresti utilizzare un normalissimo power bank. A proposito, il piccolo modulo ha una batteria al litio piccolina da 100
mAh e si ricarica una volta che lo vai proprio a collegare all'IT32. Cosa molto importante che di solito non andiamo a considerare sugli altri Speedlight, questo stand, ma questo lo andrai a utilizzare soprattutto se pensi di utilizzare questo IT32 off camera, perché come vedi abbiamo 4 magneti e quindi quando lo andrai proprio ad avvitare a uno stativo basta praticamente farlo entrare velocemente e si va a fissare direttamente con i magneti e credimi non scappa più. Quindi una soluzione anche veloce per i vari setup che andiamo a utilizzare quando andiamo a scattare all'aperto e vai a utilizzare il flash off camera. Stessa cosa, te lo faccio vedere subito, il collegamento di questo X5 all'IT32. Praticamente abbiamo qui i pin ai 4 angoli, abbiamo i magneti, quindi basta far combaciare i magneti e soprattutto i pin e praticamente credimi che non si muove più. Mi piace molto questo sistema anche perché è molto veloce e supponiamo che tu hai 2 fotocamere, basta acquistare un altro modulino e andare a fare questa operazione di scambio in maniera decisamente molto veloce. Prima di accendere questo IT32 ti faccio vedere l'interfaccia che praticamente è la stessa che troviamo su IT30, su V480. Volevo farti vedere che essendo anche più grande dell'IT30 Flash che abbiamo visto un paio di mesi fa, rimane sempre un flash che una volta che lo hai installato nella tua fotocamera, grande o piccola che sia, praticamente vai bene anche se utilizzi una mano sola, anche se io ti consiglio di utilizzare entrambe le mani, però essendo così leggero perché pesa al di sotto di 200 grammi, praticamente anche se andrai a utilizzare la tua macchina fotografica per tempi diciamo molto lunghi, avere questo flash in camera non ti fa stancare affatto il braccio. Abbiamo qui una Type-C che serve, come ti dicevo, sì per ricaricare la batteria ma anche per fare l'aggiornamento firmware, e fallo subito quando ricevi questo flash, perché ti dico in tutta onestà, all'inizio quando ho provato a utilizzare questo di 32 off camera mi sono accorto che perdeva la connessione. Appena uscito il nuovo firmware ho fatto l'aggiornamento, che tra l'altro adesso con il nuovo programma di Godos, il G3, si può fare tranquillamente senza scaricare il firmware separatamente, lo fai tutto direttamente dal programma e quindi non perdi neppure tanto tempo a cercare il firmware ultimo per il tuo flash. Ok ragazzi, perché lui riconosce direttamente l'IT32 e parte tutto in automatico, e ti dico subito che una volta che hai fatto l'aggiornamento non avrai più perdite di connessione quando lo vai a utilizzare off camera, e soprattutto il modulo X5 verrà aggiornato in automatico perché lui non ha una porta USB, fa l'aggiornamento direttamente con l'IT30. Abbiamo il display che adesso ti farò vedere a colori touch. Abbiamo 3 tasti fisici e una rotellina, giusto per chi non vuole usare il touch. Nella parte frontale, come vedi, abbiamo anche un LED che può essere utile giusto per mettere a fuoco. Parte frontale abbiamo la testa, non abbiamo lo zoom rispetto al classico tradizionale Speedlight che di solito ha una parabola che si può aprire o chiudere. Comunque diciamo che per le dimensioni che ha questo flash noi possiamo chiudere tranquillamente un occhio. Accendiamo l'IT32, teniamo premuto il primo tasto, quello grigio, un paio di secondi, 2 secondi, e poi sblocchiamo con la rotellina o quella fisica oppure direttamente dal touch. Lo sblocco se vuoi si può togliere, dopo ti faccio vedere come si procede perché è una novità che non troviamo almeno per il momento su IT30. Il display è touch a colori TFT. Per esperienza proprio con IT30 ti dico che funziona bene, non ha lag, tutto sommato si vede anche discretamente bene sotto il sole in estate. Questo per il momento non l'ho provato, ma ti ho appena detto che è praticamente lo stesso che troviamo nell'IT30. Allora, siamo in modalità normale, la potenza minima come vedi è di un 128esimo.
e la potenza la puoi regolare o con la rotella fisica che si comporta molto bene, ha una flessione molto valida, anche il click, oppure dal momento che stiamo parlando di un display touch puoi fare tutto tramite il dito. Eventualmente, se vuoi essere più preciso quando vai a togliere meno luce o ad aumentarla, vai a tappare su più o su meno, e gli step sono di 1/3 di stop. Abbassando questa tendina praticamente puoi anche andare a cambiare modalità, c'è anche multi e c'è anche TTL. Puoi fare questa operazione non solamente con il touch ma anche con i tasti fisici. Quando sei in modalità TTL vale la stessa cosa che ti ho appena detto per la modalità manuale, o con la rotellina vai in questo caso a aumentare o diminuire la compensazione fino a un massimo di 3 stop, oppure procedi con il dito, che in questo caso è una soluzione molto più veloce. Abbassando questa tendina hai la possibilità di attivare eventualmente l'High Speed Sync, hai la possibilità di bloccare lo schermo, hai la possibilità, cosa che non troviamo sull'IT30, di attivare questo piccolo LED. Lo facciamo direttamente da questo menu, siamo già alla massima potenza ma puoi abbassare l'intensità a tuo piacimento, e eventualmente puoi andare anche a spegnerlo quando vai a scattare la foto. Poi di novità non ne abbiamo, sono cose che abbiamo già visto anche sull'IT30, quindi ti suggerisco di andare a recuperare eventualmente anche quella recensione se vuoi maggiori informazioni di questo flash, perché oggi mi concentro soprattutto su quelle novità che sono interessanti su questo modello. Qui abbiamo lo stato della batteria che troviamo nel modulo, in questo caso sta avvenendo la ricarica, una batteria come ti dicevo piccolina da 100 mAh, ma per far funzionare questo modulo è più che sufficiente. Lei si ricarica esattamente quando è collegato all'IT32, cosa molto importante quando parliamo di canale. In questo caso, quando utilizzi il modulo X5 non modificarlo, lascia 21, altrimenti il modulo non funziona, cioè tra di loro non comunicano, ok? Soprattutto quando lo vai a utilizzare off camera, quindi è molto importante. E dopo vedremo che non dovrai neppure modificare il gruppo, dovrai rimanere su A. Ok ragazzi, il menu invece non voglio soffermarmi, perché come ti dicevo è uguale, identico a il menu dell'IT30. Ti lascio il link casomai se vuoi dare un occhio a quel video. C'è una novità che per il momento non ho visto sull'IT30, cioè boot up setting, che praticamente ti va a disattivare proprio lo sblocco con la rotellina, cosa che io faccio immediatamente. Andiamo a vedere anche velocemente, giustamente per chi ancora non fosse a conoscenza, che l'IT32 lo puoi utilizzare anche in modalità master, quindi sempre inserito nella fotocamera, e quindi puoi utilizzare la luce di questo IT32 e eventualmente puoi anche utilizzare fino a un massimo di 3 flash off camera. Quindi per fare tutto ciò basta tappare qui, la prima icona è praticamente quella che indica esattamente l'uso della modalità master. Quindi innanzitutto l'IT32 alla lettera M, puoi cambiare la modalità, in questo caso in modalità TTL, puoi anche eventualmente spegnerlo perché non tutti serve, magari vuoi solo comandare esattamente gli altri flash, quindi basta tenere premuto, e quindi in questo caso vai a utilizzare solamente i flash che vuoi utilizzare off camera. Supponiamo di utilizzare questo IT30 che lo abbiamo messo nel gruppo A, e quindi qui io vado a modificare la potenza quando siamo in manuale. Anche in questo caso ragazzi stessa cosa, posso cambiare la modalità, quindi basta tenere premuto, lo posso anche spegnere come avete visto, ok? E praticamente
Adesso quando sono vicino non funziona, ecco, devo allontanarmi, altrimenti non comunicano, e posso continuare a utilizzare proprio eventualmente fino a un massimo di 3 flash off camera, quindi è a tutti gli effetti un trigger. Vediamo adesso invece la possibilità di utilizzare l'IT32 non solamente nel corpo macchina, non solamente come master utilizzando sempre dei flash off camera, ma voglio staccare esattamente l'IT32. Si può fare? Certamente sì, non serve che compri nessun trigger, tranquillamente con questo modulino, mi raccomando lo devi lasciare inserito, stacchi solamente l'IT32, lo vai a utilizzare proprio off camera. Lo puoi anche tenere in mano, perché no? Anzi, vai meglio, anche perché puoi impostare le potenze direttamente dal display di questo IT32. Innanzitutto vai a mettere la funzione off camera, che è la terza icona. Mi raccomando, non modificare il gruppo, lascialo sempre su A quando utilizzi questo modulo, e neppure il canale lo devi andare a modificare, sempre F21, altrimenti non comunicano tra di loro. Quindi per modificare le potenze, supponiamo che lo stai utilizzando proprio in mano, giusto per dare un po' di tridimensionalità nel viso della modella quando utilizzi il flash, invece di avere la classica luce piatta di quando lo utilizzi in camera, la potenza la puoi cambiare direttamente da qua. Ma supponiamo che vuoi utilizzare uno stativo, vuoi allontanarti un po', in questo caso per andare a modificare la potenza vai tranquillamente a utilizzare questo X5 che ha 2 tasti che servono per modificare la potenza. Innanzitutto il LED verde ti indica, dal momento che non abbiamo un display, proprio la modalità che verde, ovviamente hai già capito che è la modalità DTL. Per cambiare modalità basta tenere premuto il tasto più, dove c'è anche la lettera M, un paio di secondi, il LED diventa di colore giallo scuro e praticamente adesso sei in modalità manuale e puoi cambiare proprio la potenza. Ogni volta che lo vai a premere vai ad aumentare o a diminuire di 1/3 di stop, quindi mi raccomando non premere a caso quando hai l'IT32 su uno stativo, perché quasi sicuramente non riesci a leggere le impostazioni, quindi devi tenere a mente proprio la potenza di partenza. E quindi è una soluzione che può essere molto interessante, soprattutto per chi utilizza raramente un flash off camera. Supponiamo anche, ragazzi, di voler aggiungere un secondo punto luce. Mettiamo proprio questo IT30, così vado decisamente meglio a farti vedere questo esempio. Utilizzando sempre l'IT32 non vado a utilizzare nessun trigger di Godos, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa con questo modulo X5. Si può fare? Ti dico subito sì, però ci sono delle limitazioni. Però prima di farti vedere questo esempio, cosa molto importante che deve essere chiara soprattutto a chi è nuovo nel mondo dei flash è che questo IT32, come ti ho detto poco fa, deve essere, quando lavora con questo X5, nel canale 21. Quindi adesso che noi andiamo anche a inserire questo IT30 lo dobbiamo mettere nel canale 21. Sotto questo punto di vista non ci sono problemi. Altra cosa molto importante, ti ho fatto vedere che quando l'IT32 è nel gruppo A io riesco a gestire le potenze direttamente da questo modulo, ma se vado a cambiare il gruppo non riesco più a modificare la potenza con questo modulino. Potrei farlo solo manualmente, perché nel momento in cui vado a scattare non ci sono problemi, l'IT32 lampeggia, in questo caso a 1/8, però diciamo che quasi sicuramente è molto più comodo, soprattutto se questo IT32 è un po' lontano da noi, andare a modificare le potenze da questo modulo. Ok ragazzi, detto questo, vediamo adesso eventualmente come aggiungere il secondo flash. Innanzitutto lo mettiamo in modalità ricevitore, quindi andiamo a tappare sull'icona, è già sul gruppo A. Anche in questo caso posso cambiare il gruppo, ma come ti ho detto poco fa, anche in questo caso quando utilizzi questo modulino le potenze le devi cambiare manualmente, dopo vai a scattare la foto, non ci sono problemi.
Ma supponiamo che vuoi mantenerli tutti e due sul gruppo A, giustamente, perché alcuni adesso penseranno sì, tanto a me va bene, anche perché voglio cambiare la potenza anche del IT30 direttamente dal modulino. Ecco che ti devo dare una brutta notizia, perché con questo X5 riuscirai a farlo solamente con l'IT32. Facciamo proprio una prova, una dimostrazione. Sto aumentando la potenza, come vedi, sono a un quarto, sono a un mezzo, però qui praticamente non ci sono riuscito, quindi dovrai farlo solo manualmente se vuoi utilizzare questo modulino. Ti do un'altra brutta notizia. Supponiamo adesso che tu vuoi utilizzare la modalità TTL, quindi vai a premere il tasto più, diventa il LED di colore verde, quindi siamo in modalità TTL. Come vedi siamo passati in TTL anche con l'IT30. A proposito, se lampeggia il LED quando è in modalità TTL o anche in modalità manuale, vuol dire che non sono collegati, ok? Quindi prova a spegnere e a riaccendere il modulo e quasi sicuramente riprende la connessione. Ripeto, fai subito l'aggiornamento se acquisti questo nuovo IT32, così in automatico poi si aggiorna anche questo modulino. Dicevamo, allora adesso siamo in TTL, io con i tastini posso modificare la compensazione, però ci riesco solamente sull'IT32, praticamente come quando poco fa facevamo questa operazione in manuale, ci riusciamo solo su questo flash. Qui però quando siamo in TTL non riusciamo neppure dal display a modificare la potenza, quindi quando io vado a fare una foto mi devo accontentare della compensazione di partenza proprio dell'IT32, quindi non posso gestire, quindi tanto vale restare in manuale. Facciamo l'ultimo esempio così avete le idee chiare completamente. Torniamo in modalità manuale, quindi tengo premuto il tasto più, siamo tornati in manuale su entrambi i flash e supponiamo che voglio mettere l'IT30 in TTL e l'IT32 lo voglio lasciare in manuale. Come hai appena visto, se io faccio questa operazione dall'X5 lo faccio contemporaneamente sui flash, quindi vado a farlo praticamente direttamente dal display, quindi vado a tappare e lo lascio in TTL. In questo caso è ritornato, non riesco a gestire la compensazione, però altra brutta notizia, quando vado a scattare la foto praticamente avete visto che lui torna in manuale, quindi non si può modificare la modalità separata su questo IT30 perché riusciamo a utilizzare solamente la modalità che abbiamo impostato sull'IT32. Quindi per risolvere eventualmente questo problema devi pensare di acquistare un trigger di Godos. Quindi ragazzi, siamo arrivati quasi alla conclusione, avremo modo di vedere anche questo IT32 soprattutto usato nel campo. In questo 2025 ormai agli sgoccioli non ci riesco, adesso ho un po' di lavori che devo terminare prima di Natale, quindi le classiche foto natalizie. Questo è il periodo praticamente molto più intenso di lavoro, almeno per il sottoscritto, quindi entro il 24 devo consegnare tutto e poi ovviamente avremo modo anche di tornare, tra virgolette, alla normalità e quindi posso dedicare anche un po' più di tempo a questa piattaforma. Detto questo, allora, non voglio nasconderti che qualche problema ce l'ho avuto, ma già con il primo aggiornamento qualcosa è stato risolto. Qualche volta mi capita che devo resettarlo, non so perché, ma non funziona la comunicazione tra eventualmente quando lo vado a utilizzare con altri trigger, quelli di Godos, ok? All'inizio avevo problemi di comunicazione proprio con il modulo, ma questo è stato risolto. Funziona, non preoccupatevi, è un giocattolino, è un buon prodotto. Io l'ho pagato con il modulino su Amazon esattamente all'uscita, più o meno 110 euro. L'ho comprato su Amazon Italia, io vivo in Romania, con le spedizioni e tutto, quindi credo sia un ottimo prezzo. Credo che adesso sia anche leggermente sceso di prezzo, di poco, costerà sempre 100 euro, ma secondo me li vale tutti, quindi
non pensateci due volte, acquistatelo perché vale la pena. Chiudo qua questo video, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, ci diamo appuntamento lo stesso la prossima settimana perché i video che vedrete in questo 2025 li avevo già quasi tutti preparati in precedenza. Ok ragazzi, quindi un saluto e grazie per l'ascolto e alla prossima.